Questa è una serie di 3 episodi in cui la dottoressa Francesca Milani, nutrizionista del Living Lab toscano all'interno del progetto europeo FEST, ci guida all'interno del mondo dell'alimentazione. Grazie innanzitutto Francesca per la tua disponibilità e per le indicazioni che ci fornirai per farci mangiare meglio, ma non soltanto, vero? Grazie, esatto. All'interno di questo viaggio cercherò di rispondere alle domande più frequenti in tema di alimentazione, in modo semplice, scientifico e con esempi pratici, così da rendere il più facile possibile organizzare le nostre giornate alimentari. Allora, partirei con una domanda che riguarda una problematica comune a molte famiglie, ovvero la difficoltà di pensare a cosa mettere in tavola per accontentare il gusto di tutti, tanti gusti diversi, tanti alimenti, ma alla fine quali possiamo scegliere per creare un pasto equilibrato per tutta la famiglia? Una domanda molto interessante che contiene in sé due aspetti effettivamente importanti, ovvero i gusti alimentari e la creazione di un pasto equilibrato. Partirei con le spiegare quest'ultimo punto, così che capendo quali sono gli elementi fondamentali per creare un piatto sano ed equilibrato, possiamo poi variare e combinare i sapori e i cibi secondo i gusti di tutti. Il primo passo per mangiare in modo sano ed equilibrato sta nel capire che non esiste un alimento completo che contenga tutte le sostanze nutritive di cui il nostro corpo ha bisogno. Quindi è importante combinare alimenti provenienti da gruppi alimentari diversi. Come forse avrai già sentito, esistono 5 gruppi di alimenti. Il primo si chiama gruppo dei cereali derivati e tuberi e contiene ad esempio alimenti come pane, pasta, riso, mais, orzo, farro, patate, grissini, focaccia e così via. Il secondo gruppo alimentare è quello della frutta e verdura. Il terzo e il quarto gruppo fanno riferimento alle fonti proteiche. Un gruppo è quello del latte e dei suoi derivati, ovvero latticini, formaggi e yogurt, e l'ultimo, insomma, è quello della carne, pesce, uova e legumi. Vorrei qui aprire però una piccola parentesi sui legumi. Nell'uso comune i legumi sono spesso utilizzati come un contorno e quindi utilizzati al posto della verdura. Invece è importante ricordare che i legumi contengono per lo più proteine vegetali e quindi possono essere considerati un'ottima sostituzione delle proteine di origine animale, come carne, pesce, uova e formaggio, e non sono quindi un contorno da utilizzare al posto della verdura. Chiaro? Detto ciò, ritorniamo ai gruppi alimentari e quindi al quinto ed ultimo gruppo, ovvero quello dei grassi da condimento, di cui fanno parte l'olio di oliva, il burro, la frutta secca e i semi oleosi. Per facilitare il consumo bilanciato di questi 5 gruppi alimentari nella nostra vita quotidiana e quindi creare dei pasti equilibrati, è stato ideato il metodo del cosiddetto piatto sano. Immaginiamoci un piatto e dividiamolo semplicemente in due parti. Metà del piatto è occupata da frutta e verdura, facendo attenzione a variare il più possibile i colori e seguire la stagionalità, mentre l'altra metà si suddivide in una parte composta da cereali e una parte composta dal gruppo delle proteine. Il tutto condito dal nostro quinto gruppo alimentare, ad esempio l'olio extravergine d'oliva. Tenendo a mente questo schema, possiamo creare tantissime tipologie di piatto sano che possano incontrare i gusti di tutta la famiglia. Facciamo un esempio pratico. Per occupare la parte dei cereali potremmo optare per del farro, poi metà del piatto sarà occupata da verdure di stagione al forno e una mela da mangiare a fine pasto, ed infine completeranno il piatto delle acciughe gratinate che saranno la nostra fonte proteica. Condiamo il tutto con un bel giro d'olio per la parte dei grassi ed ecco creato un piatto sano ed equilibrato. E se non piacesse il pesce? Nessun timore, possiamo scegliere un'altra fonte di proteine come ad esempio i legumi, creando così un piatto anche vegetariano. In pratica potrei cucinare un'ottima zuppa di farro e ceci per scaldarmi nelle fredde giornate invernali, accompagnandola con delle verdure stagionali, olio a crudo ed il pasto sarà fatto. Prima mi ha detto Sirio che a pranzo hai mangiato pasta al pomodoro e 2 mandarini. Ad esempio, in questo caso, per creare il nostro piatto sano, sarebbe importante aggiungere la parte proteica, scegliendo fra formaggio, pesce, carne, uova o legumi e completare poi con la porzione di verdura. Ora che abbiamo capito le componenti fondamentali del piatto sano, quante volte possiamo scegliere di mangiare ad esempio il formaggio o i legumi come fonte proteica in una settimana? E com'è possibile, insomma, gestire la frequenza degli alimenti?
La piramide della dieta mediterranea ci mostra in modo semplice e intuitivo come arrivare a costruire la propria dieta giornaliera e settimanale. La sua forma, appunto, a piramide è funzionale e ci restituisce informazioni che possiamo mettere subito in pratica. Possiamo consumare in quantità e frequenza maggiore gli alimenti che stanno alla sua base, che contiene frutta, verdura, cereali, meglio ovviamente se integrali, che infatti dovrebbero essere mangiati su base giornaliera. Man mano che saliamo verso l'alto si riducono i quantitativi e le frequenze di assunzione degli alimenti e troviamo ad esempio i legumi e il pesce da consumare almeno 3 volte a settimana, 2 volte i formaggi e i latticini e così via. L'apice è invece occupato da dolci, dolciumi, bibite zuccherate e alimenti ultraprocessati da consumare il meno possibile. Un'ultima domanda, ma perché è così importante mangiare in modo sano e equilibrato? Immaginiamo che il nostro corpo sia una macchina e che il cibo sia il suo carburante. Affinché la macchina possa funzionare bene, deve avere il carburante adeguato. Se facciamo rifornimento con poco carburante o con un carburante di scarsa qualità, la macchina avrà molto probabilmente dei problemi a funzionare e prima o poi potrebbe anche lasciarci a piedi. Nel nostro caso la benzina sono cosiddetti macro e micronutrienti che sono contenuti nei 5 gruppi alimentari di cui abbiamo parlato in precedenza. I macronutrienti sono i carboidrati, le proteine e i grassi che ci forniscono energia, mentre i micronutrienti sono le vitamine e sali minerali che fanno sì che il nostro organismo funzioni al meglio nell'utilizzare questa energia. Infatti, sia nel piatto sano che nella piramide della dieta mediterranea, tutti questi gruppi sono presenti e la varietà dei cibi che li contengono ci aiutano ad equilibrare i nostri pasti giornalieri e settimanali, in modo da soddisfare i fabbisogni di energia e di nutrienti di tutta la famiglia. Avere quindi una dieta sana ed equilibrata ci permette di riempire in modo corretto il serbatoio per affrontare le nostre giornate e per favorire una vita in salute.